Volevo raccontarvi questa bellissima storia. Ancora non avevo la patente, avevo cominciato a fare dei piccoli corsi di vela e il padre della ragazza che faceva il casting a 100 vetrine, pensate, moglie di uno dei registi, aveva il padre che abitava qua a Sanremo e aveva una barca e quindi ci invitò a me e al mio ex fidanzato a passare un weekend qua ad andare in barca, figurati, bellissima barca, se non ricordo male era uno Swan e quindi siamo venuti qua, abbiamo dormito in barca mentre loro avevano la casa qui. E quindi durante la giornata, prima di uscire, mi ero fatta delle passeggiate sul molo. A un certo punto vedo questa barca. Ma non è tanto la barca, è il fatto che c'ha una bandiera thailandese. Una bandiera thailandese a riva, come si dice. E quindi io, incuriositissima, cioè com'è possibile? Io la mia passione per la Thailandia, parlo, scrivo thailandese, lo studio da tanti anni e quindi mi sono messa qua appoggiata. E ho detto adesso finché, perché c'erano gli osteriggi aperti, ho detto c'è qualcuno in barca, aspetto che qualcuno esca. A un certo punto esce una ragazza dai tratti asiatici e allora le dico Savadika e lei mi risponde Savadika e abbiamo cominciato a parlare in thailandese e così ho fatto amicizia con questa barca, a me piace dire così, che si chiama Nok, che è il nome di questa ragazza, e poi ho conosciuto anche il marito. Insieme hanno costruito questa barca in metallo. Lui si chiama Roberto e adesso lo andiamo a chiamare. Anche Gingio che si è messo qua. In barca, per chiamare le persone, siccome non si sente tanto da dentro a fuori, si chiama così. Sì, chi è? Roberto? Marianna? Ciao Marianna! Ciao, sono venuta a visitare la tua barca, così mi Puntualissima. spieghi. Lui è Roberto, appunto. Ciao. Quel ragazzo che vi dicevo che ho conosciuto. Ormai quanti anni fa? 10 anni fa. 10 anni fa. 10 Ammappatelo. anni, sì. Ci conosciamo da 10 anni. Sì, stavo costruendo la doghouse della barca, la È parte vero, superiore. è Sì, vero. che sei venuta a cercarmi Sì. di là perché hai visto la bandiera thailandese. Sì, mi ero messa qui ed era uscita Nok e mi sono messa a parlare con lei. Raccontami un po' di questa barca. Allora, la barca nasce in realtà quando avevo 6 anni, 7 anni a Torino, che mio padre ha detto torniamo in Liguria e io subito ho detto prendiamo una barca. Avevo 6 anni, io la barca sono riuscito ad averla dopo 40 anni, ecco. E dopo che mi sono messo con la mia futura moglie, una ragazza thailandese, ho tirato fuori il sogno dal cassetto e ho comprato i disegni. Ho comprato i disegni di questa barca che è francese, è un Deriver Lesté a 3 spigoli francese di Subrerot, un architetto sopravviot ad Antibes. E dopo averli studiati un attimo mi sono lanciato e ho cominciato a comprare il materiale. Nei 10 giorni di Natale, quando ho chiuso l'officina, ho costruito le ordinate. Nel frattempo avevo già preso un pezzo di terra su a Col di Rodi sopra Sanremo e ho cominciato a montare le ordinate e piano piano nel giro di 7 anni insieme a mia moglie ho costruito questa barca. L'ho messa in acqua a febbraio 2003. Perché Roberto non è che fa, non so, l'agente immobiliare, il barista, cioè lavora proprio con queste cose io qui. Da 40 anni che ho un'officina, avevo perché adesso l'ho lasciata a mio figlio, io sono in pensione, ho un'officina che si occupa esclusivamente di imbarcazioni. Tornio, trapanocolonna, macchine per il legno. Ma come si fa a costruirla una barca? Un pezzettino alla volta. Ho capito, ma Un quando pezzo ci alla devi volta. mettere quella lastra lì di metallo lunga, cioè come fai? Sopra la barca c'era un cavo. Sopra la barca, la capra campa. Canta. Sotto Canta. la canta. Canta. Sopra. Campa. Campa. Adesso mi Vogliamo viene dire difficile. canta? Vogliamo No, dire campa. canta? È sotto la capra. Sotto la barca, la carpa. La carpa. Sopra la barca c'era
un cavo d'acciaio con un paranco, mi tiravo su le lamiere, poi con l'aiuto di Noc, che ha lavorato tanto quanto me, mi è stata di grande aiuto, e devo dire che onestamente se non ci fosse stata lei non avrei potuto fare una cosa simile. E infatti adesso la barca si chiama Noc. Si chiama Noc. Non si vede benissimo perché lì c'è un meraviglioso pilota a vento. Ce la fai visitare? Prego, benvenuta a bordo. Bisogna mettere il piede qui, se corrisponde puoi entrare, se no no. Se no no. Barca costruita interamente in acciaio. In acciaio? In acciaio, ma sì. Acciaio marino, diciamo. Questo è per il sole. Il sole, l'acqua, il vento, per gli agenti atmosferici, per tutto quello che quando si è al timone si è riparati di schiena, di sopra e via, è un riparo. Invece questo, anche se è rigido, si può chiamare qua, comunque spray hood, no? Sì, è rigido, ci si può salire sopra. Ma molto tu l'hai comodo. Chiamato in maniera diversa prima. Doghouse. In realtà un po' diverso, non saprei come chiamarlo, la casa del cane, però non saprei come chiamarlo in italiano, è una cosa così. Non è nelle barche antiche la casetta quadrata? Sì, quella lì. Quella lì è la Doghouse. Quella lì. Perché c'è questa qua? Perché viene fuori questo, ci metti il tendalino per tenerlo più in fuori. Ma sei geniale allora! Te le sei studiate tutte. Bene, farsele quando vengono le idee, poi si mettono. E quel serpente invece? Mia moglie. Questa è cattivella, Questo è lo strallo della trinchetta. Trinchetta. Abbiamo la volgifioco dello Yankee. E poi abbiamo il Genoa che è più a prua. Le vele non le chiudo parzialmente, o sono aperte o sono chiuse. Mi sembra un'ottima idea. Anche perché ho 3 vele a prua e posso gestirmele come meglio voglio. E Gingio che ci è venuto a trovare. Dici di questa presa d'aria? La presa d'aria è tutta roba idraulica, volendo io posso anche smontarla, metterci un tappo. In navigazione solitamente o la giro al contrario, o se no metto il tappo e via. È una cosa recuperata, ho fatto tutto io. Adesso lo alzo. Quindi si può anche aprire? Assolutamente. Il bagno, barca da quasi 18 tonnellate. 18 tonnellate di barca. Con la deriva mobile, la barca è a 3 spigoli, con la deriva mobile, non integrale. Cosa vuol dire? Che sotto c'è 80 cm di bulbo, di pinna di deriva, e all'interno di quella c'è la lama di deriva. Sì. Pesco 3 metri con la lama giù e 1,50 con la deriva su. Qua ci sono gli strumenti. Qui un ripetitore GPS, profondimetro, un ripetitore. Oh! Che testata! Avete sentito il rumore? C'è una luce incredibile qua dentro. L'ho voluta così perché, avendo lavorato sulle barche tutta la vita, ho sempre lavorato in barche buie con oblò piccoli. A mezzogiorno bisognava accendere la luce, in buchi piccolini per smontare gli alternatori, i motorini d'avviamento, e ho fatto tutto bello largo per poter accedere, per poter fare le giuste manutenzioni. Anche la luce dentro bianca, perché ho pensato, mi ritrovo in un paese straniero, che piove, che è brutto, che è buio, e mia moglie mi lascia pure, e allora mi prende la depressione. Invece così, con una bella luce, la cosa migliora ed è meglio. Questo è il quadrato. Esatto. Doppio divano. Questo tavolo scende. Tavolo può scendere e può servire da un letto di emergenza. La deriva dov'è? La deriva è qua sotto. La deriva è qua al centro, è qui. Per tirare su la lama di deriva c'è un cavo che entra nell'albero, esce di fuori, e con una cima su un vericello si tira su. Quindi l'albero è appoggiato in coperta. L'albero è assolutamente appoggiato in coperta, è inutile portarci dell'acqua dentro. Condivido. Qui abbiamo il bagno, un lavandino imperiale, water, armadio. Abbiamo anche l'allarme sull'acqua salata, sull'ingresso dell'acqua salata. Ogni minuto suona. Hai fatto la doccetta alla thailandese. Sì, il bidet, se no come ci si lava le terga?
con la doccetta in questa maniera qua, ma su tante barche c'è questa perché soluzione. i thailandesi hanno la doccetta accanto al water, oltre alla carta igienica, adesso modernamente, una volta senza carta igienica, e quindi ci si faceva direttamente il bidet. C'è anche la tendina Ecco, sì. che scorre tutta intorno. Le maniglie per quando si è seduti sul gabinetto per tenersi. Certo. In Atlantico sono necessarie. Ah, io pensavo perché uno scorre già così forte che si deve tenere. No, si rolla e allora quelle lì servono per tenersi. Certo. Si Poi rolla... se uno si deve sforzare un po' si tiene meglio ancora. Ma si rolla tanto in Atlantico. Abbastanza. Qua abbiamo la calavele. Caravelle, catena, tutto quello che serve per la barca. E quel tubo lì serve Quel a tubo far lì scendere. serve a far scendere la catena dell'ancora. Poi ti sei ben organizzato, tutto bello rizzato. Questo è il Webasto. È il Webasto o il Cinebasto? No, basta. Ah, che lusso! Un bel recupero. Ah, beh. Ecco anche a che cosa serve lavorare sulle barche. Abbiamo il radar, lo scandaglio, il GPS, il VHF, la radio, l'SSB. Sono un radioamatore. Il K1FG è il mio nominativo da radioamatore. Siamo in tantissimi, in tutto il mondo siamo diversi milioni. Questo qui è l'AIS, strumento che secondo me dovrebbe essere obbligatorio per tutti quanti, anche le barche di 4 metri. Il tavolo da carteggio, cioè tutta la barca è fatta in compensato marino. Sono arrivati le lastre, i pannelli di compensato, io facendo le seste, facendo tutto. Certo, io non sono un falegname, però vorrei vedere tanti falegnami fare l'elettricista come io ho fatto il falegname. Una gabina con 2 letti sovrapposti che, Marianna, io proprio non ti aspettavo, guarda. Non sapevo che tu fossi qua e che venissi anche a trovare me. Per cui la gabina degli ospiti, diciamo, è un po' incasinata. Tenere la gabina così serve a non far venire nessuno a dormire a bordo. Perché, vengo a dormire da te. No, guarda, è tutta piena, non si può. Questa qui è la ventola del generatore eolico, che è inutile che sta fuori. Un po' di libri, c'è un po' di roba. Questa qui è la pala del timone a vento. E c'è anche la sua originale, quella del vento forte. Ecco, questa qui è la pala originale del mio pilota a vento, che è quella da vento forte, piccolina per il vento forte. C'è la cucina, il frigo a pozzetto, 2 lavandini, la pompa pedale dell'acqua dolce e la pompa pedale dell'acqua salata. Se fai vedere cosa c'è nel frigo non viene nessuno da me, mi fanno la fame. Abbiamo la cucina basculante, chiaramente, perché è necessario che sia basculante, perché sennò non si riuscirebbe a fare da mangiare in navigazione. Pure la lavatrice. È indispensabile la lavatrice. Io che vivo in barca da 18 anni, i primi tempi abbiamo portato la biancheria a lavare in tintoria, poi veniva a costare troppo. Una lavatrice tedesca, sono molto molto contento. È quello blu piccino, carino. Ta-da! La gabina, questa è lussuosa. La gabina dell'armatore. La Marianna nel mio letto. Adesso spengo la telecamera. È proprio bello comodo il tuo letto, Vabbè, Roberto, dai. Ci sentiamo domani. Aspetta che spengo, vengo anch'io. Ecco qui, guardate, immaginatevi qui con una bella luce, volendo. Sì, è tutto bella illuminata. Sì, è veramente un'illuminazione pazzesca. È indispensabile. E questi sono tutti armadi? Tutti armadi. Posso aprirne uno o ci esce il cadavere? No, non c'è il cadavere. Solitamente no, abbastanza ordinato. Ma come sei ordinato? E non hai umidità? Poca, no. Pochissima. Comunque sia d'inverno uso il dehumidificatore, che è lì. La è sera, appeso? Sì, perché vibra, il motore fa vibrare il paiolo e si sente quel trrr, e allora l'ho appeso. Te li sei inventati tu queste chiusure? Sì, con l'elastico. Con l'elastico, Eh? sì, ho fatto io. Anche il falegname è rimasto stupito. Questo? E questo qui è il dissuasore.
Questo qua è il dissasore, mi serve anche per aprire le noci di cocco e per eventuali Abbordaggi. sì. Qui abbiamo la sala macchine. È bella grande, eh? È bella grande, Beh, qui ci puoi lavorare ci bene. si entra dentro. È Quanti agibile- cavalli? 72 cavalli. La sala macchine è agibile su tutti e tre i lati. Qui mi posso sedere qua? Sì, sì. Quando devo fare la revisione alla pompa dell'acqua salata, questa. È bella grande la Sì, girante. sì, sì, certo. Quando faccio manutenzione Vediamo. mi siedo la cinghia dell'alternatore, Giusta tensione. giusta Bravo, tensione, bravo. certo. Beh, via, ho cercato di fare del mio meglio. Qui ci va l'acqua? Lì ci va l'acqua, il liquido di raffreddamento, la pompa di iniezione, gli iniettori, l'acceleratore. Qui ci sono i frenelli del timone. Una bella macchina, eh? Beh, ci si lavora bene, Sì, in ordine. ci si lavora molto non- bene. Ecco che esce anche il sole. È uscito il sole! Siamo alla fine? Che sono in imbarazzo. insieme. Io non sono abituato a... Stai dritto, guarda come sei sparapanzato. A riprese. Bravo, su, A pettine fuori. riprese. Insomma, vi ho fatto vedere questa Insomma, vi ho fatto vedere questa quest'auto. Insomma, vi ho fatto vedere questa barca autocostruita in acciaio. Ha speso circa 40.000 euro, 12 metri e 73. Vi rendete conto? Costruiamoci tutti la barca. Adesso cosa farai? Il giro del mondo? Ma sì, l'idea è quella di fare il giro del mondo. Ho già fallito 2 volte perché sono arrivata ai Caraibi e lì mi ci hanno lasciato. E vabbè, comunque l'idea è questo è un sempre quella dettaglio. di fare il giro del mondo. Benissimo. Cerco equipaggio. Beh, Cerco comunque equipaggio. sia, appena prenderò una barca più grande ci incontreremo in giro per il mondo. Ah, questo è sicuro. Invece a voi vi aspetto per il prossimo video e a tutti buona onda!